Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video, io sono Druci Alba e oggi parleremo dei libri che ho letto durante il mese di marzo. Il primo libro del mese è stato Deep Woods di Elena Newbury. Se avete visto altri miei video sapete che questa autrice è una delle mie preferite quando si tratta di romanzi rosa. Che io sappia i suoi libri non sono stati pubblicati in italiano ancora. In ogni caso è un'autrice che consiglio moltissimo se parlate inglese e se vi piacciono i romanzi rosa. Questo è penso uno degli ultimi libri che ha scritto. È la storia di questa ragazza che finisce nelle mani di persone molto cattive e riesce grazie al cielo a fuggire, e durante la fuga viene soccorsa da quest'uomo che vive nella foresta, lontano da tutto e da tutti, e che la ospita per proteggerla. Quindi l'intera trama si svolge su ovviamente lo sviluppo della loro relazione, perché ovviamente lui deve proteggerla, lei deve nascondersi e sono da soli nel bel mezzo del bosco senza nessuno nel raggio di miglia e miglia. A livello di stile non ho niente di negativo da dire, questa autrice appunto mi piace molto a livello di scrittura e a livello di caratterizzazione dei personaggi. Le sue trame sono sempre interessanti e non annoiano mai, soprattutto perché i suoi libri non sono solo lo sviluppo della storia romantica, ma sono anche trame interessanti a livello di mistero da risolvere, o come in questo caso cattivi da sconfiggere per proteggere la protagonista e così via. Il secondo libro è The Taking of Annie Thorne, è un altro libro di C.J. Tudor. Se avete visto il mio ultimo wrap up di lettura sapete che ho scoperto questa autrice thriller a gennaio e ho letto prima il suo ultimo libro pubblicato che mi è piaciuto tantissimo, si intitolava The Burning Girls e gli ho dato tipo 5 stelle, promosso a pieni voti, consigliatissimo se vi piacciono i thriller con qualche nota horror. E The Taking of Annie Thorne dovrebbe essere il secondo o terzo libro dell'autrice, non sono collegati, possono essere letti in qualsiasi ordine, ma penso che sia importante citare questa cosa perché ho notato una notevole differenza tra questi libri più vecchi, questo qua The Taking of Annie Thorne e The Chalkman, che ho comunque letto e di cui ho parlato nello scorso wrap up, e The Burning Girls. Allora, come ho detto nello scorso video, questa autrice è ovviamente influenzata tantissimo da Stephen King, il che è una buona cosa. Il problema è che mentre in Burning Girls questa cosa si notava solo in alcuni dettagli, e ve lo dico da persona che di King ha letto giusto un libro, in questo qui la cosa è stata estremamente evidente a livello di plagio quasi. La trama è praticamente la storia di quest'uomo la cui sorella, quando lui aveva 16 anni, è scomparsa, e quando è ricomparsa non è stata più la stessa persona. Resto sul vago per evitare di farvi altri spoiler e vi dico soltanto che questo libro è la copia sputata di Pet Sematary di Stephen King. Ora, se siete interessati a Pet Sematary, ho fatto un vlog di Halloween in cui ho letto il libro e ho commentato man mano, ma in linea generale l'intera trama di Pet Sematary ruota intorno a questo luogo in cui tu puoi seppellire i tuoi cari e i tuoi cari tornano in vita. Ora, non voglio farvi troppi spoiler di questo libro di C.J. Tudor, ma diciamo che quello che succede a Annie è qualcosa legato a un altro luogo che sembra avere un potere, diciamo, identico a quello del cimitero in Pet Sematary. Ora, non c'è niente di male a farsi ispirare da grandi scrittori come ad esempio King. Il problema è quando il tuo intero libro parte dallo stesso presupposto di un libro di King, e questo libro a livello di scrittura non ho niente da dire, mi piace molto come scrive questa autrice, caratterizza bene i personaggi, niente da dire, però troppo uguale a Pet Sematary. Ora, come ho detto, questo è uno dei primi libri dell'autrice, quindi in confronto a The Burning Girl è chiaro che questa cosa si sta lentamente perdendo, che l'autrice all'inizio prendeva spunto molto da King, probabilmente in maniera ovviamente non maligna. Lei stessa ha ammesso di amare King molto, quindi presumo che a forza di leggere i suoi libri qualcosa sia rimasto dentro di lei e l'abbia trasferito senza neanche accorgersene sulla pagina. Mi preoccupo più per gli editor che l'hanno letto e non le hanno fatto notare questa cosa, ma questo è un altro discorso. E quindi è chiaro che lei si sta pian piano allontanando da questa cosa, che l'ultimo libro, appunto The Burning Girls, uscito a gennaio, ho riconosciuto qualche elemento di King, se non ricordo male, in un paio di scene, però niente che mi facesse urlare al oddio, sembra di leggere un plagio. Detto questo, come ho ammesso, io di King non conosco molto, quindi magari ci sono delle scene prese da altri libri di King che io non conosco.
Però leggendoli uno dopo l'altro in disordine ho notato proprio questa cosa. Penso che l'autrice stia pian piano trovando il suo stile e abbandonando, diciamo, Stephen King a livello di scrittura per trovare pian piano quello che piace a lei. Quindi sicuramente se dovessi mettere in una classifica i suoi libri, The Burning Girl sarebbe sopra tutti e tutti gli altri vengono sotto perché sinceramente troppo simili a Stephen King. Un'altra cosa che ho notato in questo libro, come in The Chalkman, è che faccio fatica a relazionarmi ai protagonisti delle storie. The Chalkman, il protagonista era un alcolizzato. Il protagonista di The Taking of Annie Thorne è un giocatore d'azzardo che torna nella sua città natale perché sta scappando dalle persone a cui deve dei soldi e che finisce a fare cose immorali e terribili per ripagare quel debito. Quindi entrambi i protagonisti non sono brave persone, cioè non sono il tipico protagonista che è una persona normale a cui capitano cose brutte e deve cercare di risolvere dei problemi. No, questi sono uomini con problemi legati all'alcol, alla droga. Non sono belle persone, sono persone che hanno segreti, hanno fatto cose tremende nel loro passato e il passato praticamente torna a, diciamo, dar loro la caccia, ecco. The Burning Girls invece, nonostante ci fosse questo elemento, diciamo, un po' del passato che ritorna, il personaggio principale non ha questa cosa dei vizi. Sì, ci sono dei misteri nel suo background, ma a livello proprio di vizi morali, diciamo, non ce ne sono. E forse per questo motivo ho trovato più facile relazionarmi alla protagonista di The Burning Girls piuttosto che ai protagonisti degli altri due libri. Sono sempre personaggi ben scritti, però sono comunque persone lontane dalla mia realtà, quindi ho avuto difficoltà a relazionarmi, ma proprio a livello di esperienze. In ogni caso sono contenta che lei si stia distaccando da Stephen King e la consiglio come autrice. I prossimi due libri sono parte di una serie di Nicole Snow. Non mi è ben chiaro il titolo della serie, penso che l'autrice la stia ancora scrivendo e mettendo insieme. L'unico punto comune è che, come l'altra serie, anche questa serie è ambientata nella stessa città e i personaggi vivono tutti lì e sono connessi tra di loro. Di nuovo ho letto la serie in disordine perché non mi ero accorta che i libri fossero parte della stessa serie. Il primo libro si intitola The Hero I Need e il secondo The Best Friend Zone. Il primo mi ha attirato perché la protagonista è una zoologa, mi sembra, che lavora con animali esotici, in particolare i tigri, e si ritrova invischiata in qualcosa di illegale legato al traffico degli animali ed è costretta a rubare una tigre che sta per essere venduta e a scappare. E nel bel mezzo della sua fuga la macchina ovviamente si ferma nel bel mezzo del nulla e viene, grazie al cielo, soccorsa da il protagonista maschile, che ovviamente nasconde lei e la tigre. Allora, mi ispirava tantissimo questa cosa dell'animale esotico. La tigre, che si chiama Bruce, è un personaggio ben caratterizzato tanto quanto i personaggi umani, mi è piaciuto davvero molto. Mi è piaciuto anche il fatto che il protagonista maschile è un padre single di due bambine, un vedovo, e mi piacciono un sacco le storie in cui ci sono i bambini e, diciamo, si crea questa cosa della nuova famiglia, quindi le dinamiche, diciamo, mi hanno attratto particolarmente. A livello di scrittura niente da dire, sapete che Nicole Snow è un'autrice che apprezzo molto, quindi sicuramente consigliata. Il secondo libro è un amici d'infanzia che si ritrovano e si innamorano, un altro trope che mi piace particolarmente, e di nuovo a livello di scrittura niente di negativo da segnalare. L'ultimo libro che ho letto è The Lodger di Mary Belloc Lowndes. È un libro che ho letto per la tesi, ma che devo dire è stata una lettura piacevole. È un libro ispirato a Jack lo Squartatore, è ambientato nella Londra vittoriana e nella storia questa coppia di vecchi coniugi prende come inquilino un uomo molto bizzarro proprio nel momento in cui Londra ha un serial killer per le mani, e ovviamente la coppia inizia a sospettare che il loro inquilino sia in realtà il serial killer che tutti stanno cercando. Quindi l'intera storia si basa molto sul dubbio. Sia la moglie che il marito, senza dire niente all'altro, stanno pian piano mettendo insieme in pezzi e stanno sospettando sempre di più che quest'uomo sia colpevole, e quindi l'intera trama ha questo dubbio: è veramente lui? Non è lui? Che cosa sta succedendo davvero, eccetera. Purtroppo, come tutti i libri relativi a Jack lo Squartatore, non c'è una risoluzione perché Jack non è stato mai arrestato, non si sa chi sia. Di conseguenza il libro termina con un diciamo grosso punto di domanda, nel senso che si sa che alla fine, spoiler, l'inquilino è colpevole, ma
l'inquilino non viene arrestato perché sparisce nel nulla e quindi ovviamente nessuno a parte i coniugi sa la verità. Nonostante abbia letto questo libro solo perché ne avevo bisogno per la tesi, l'ho trovato particolarmente carino e interessante. Non è niente di che, appunto il finale non mi ha lasciato molto soddisfatta. È stato un po' anticlimatico dopo tutto quell'ansia di cercare di capire se veramente era lui, cosa i coniugi avrebbero fatto, andranno dalla polizia, lo manderanno via, cosa faranno. Vedere che semplicemente lui sparisce nel nulla è stato un po' deludente, anche se me l'aspettavo perché è tipico di, diciamo, rappresentazione di Jack lo Squartatore nei libri di fiction. E con quest'ultimo libro finiamo il video di oggi. Io come sempre vi ringrazio per essere stati qui e vi invito a lasciare mi piace e a commentare. Come sempre in descrizione troverete i miei social network e siti di scrittura. Se questo video vi è piaciuto considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella qui sotto, così da essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima e buona lettura!